Quindi per risolvere questo, allora, come devo comportarmi? La mia strategia è quella di fare in modo che le variabili stiano tutte a sinistra. Che vuol dire questo? Vuol dire che al denominatore io adesso vado a cambiarmi il segno intanto e quindi diventa meno 3x meno 1. Ora, nulla cambia circa invece il numeratore. Ora, come mi devo comportare per aver fatto questo? Posso semplificare questo qui, ribaltando però a che prezzo? Al prezzo di ribaltare il verso della disuguaglianza. Ok, una volta fatto questo, tengo pronto il mio numeratore, che è 2 alla x meno 4, e devo capire quando è maggiore di 0. Quindi mi porto il 4 a destra, quindi ho 2x maggiore di 4. 4 mi ricordo che è 2 alla 2, quindi 2 alla x maggiore di 2 alla 2. E allora questo mi dice direttamente la disuguaglianza del numeratore, cioè x maggiore di 2. E mi conservo questo risultato. Poi devo andare a fare lo stesso identico ragionamento con il denominatore. Quindi ho 3 alla x meno 1 maggiore di 0. Quindi 3 alla x, l'1 lo porto dall'altra parte, ma mi ricordo anche che 1 lo posso riesprimere come 3 elevato alla 0. E di nuovo basta guardare questi per avere la disuguaglianza risolta. Quindi x maggiore di 0. A questo punto ho trovato queste cose, ma in realtà che cosa mi serve sapere? Addirittura posso evitarmi il discorso del grafico, perché mi basta sapere adesso che i valori sono questi, ossia 0 e 2. Ora, dal momento che mi si richiede un minore, vuol dire che le soluzioni sono interne, quindi io andrò a scrivere direttamente che x è compresa tra 2 e 0. Se dovessi fare un grafico comunque, perché magari qualcuno si potrebbe trovare meglio con il grafico, cosa devo fare? Semplicemente tiro una linea, metto sopra i valori, seguo quello che mi dice il numeratore. Il numeratore mi dice vai dopo 2. Il denominatore invece mi dice vai dopo 0. Quindi metto il tratteggiamento dove non ho fatto questo discorso e adesso calcolo i segni più, meno, più. Di nuovo vado a guardare il verso della mia disuguaglianza che è minore e quindi vado a prendere questo e risolvo l'esercizio. Lo risolvo in un'altra maniera ancora, cioè mi prendo questo qui che è l'esercizio originale. Se io faccio questo discorso nulla cambia circa il numeratore sarà identico, ma abbiamo un diverso modo di procedere sul denominatore, che lo faccio da questa parte, perché appunto io mi ritroverei con 1 meno 3 alla x maggiore di 0. Non cambia niente, i passaggi sono identici, anzi ne faccio uno in più, perché adesso porto l'1 dall'altra parte, quindi meno 3 alla x maggiore di meno 1. Devo cambiare il segno, quindi diventa 3 alla x minore, e poi anche qui mi ricordo che 1 comunque è 3 alla 0, quindi metto 3 alla 0 e anche qui concludo che x deve essere minore di 0. Quindi questo denominatore lo chiamo d', giusto per distinguerlo. E a questo punto il grafico però sarebbe diverso. Quindi che cosa avrei? Avrei sempre 0 e 2, però il numeratore mi dice la stessa identica cosa, fai questo. Il denominatore però, attenzione, cambia, mi dice fai questo. Quindi come si può vedere c'è un grafico diverso e cambia anche la richiesta a questo punto, perché la richiesta originale è col maggiore, quindi vuol dire che io dovrò prendere i più. Allora qui viene meno, qui viene più, qui viene meno, ma siccome io devo prendere il più, allora devo prendere proprio questo. Ma la conclusione ovviamente è sempre la stessa, perché il metodo può cambiare ma deve essere equivalente, quindi avrò sempre x compresa tra 2 e 0. Quindi la morale è che ci possono essere metodi diversi. Io per mia preferenza personale preferisco avere le variabili tutte a sinistra, perché in realtà che cosa succede? Che avendo le variabili tutte
tutte a sinistra, normalmente non c'è neanche bisogno di risolvere le disequazioni, perché posso semplicemente guardare la prima e dico cos'è che annulla 2x meno 4, cioè quale valore devo dare alla x affinché quella roba si annulli, e al volo capisco che il valore deve essere 2. Stesso discorso, che valore devo dare a 3 alla x meno 1 affinché lì esca 0. Ovviamente devo dare 0, così il 3 alla 0 si annulla, diventa 1 e immediatamente quella la risolvo, quindi ottengo 0. Allora subito, immediatamente guardando questo, capisco che le soluzioni devono essere interne a 0 e 2, e vedi che con questo metodo, che è quello finale qui che fornisco, non mi sono fatto questo, 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 e l'ho risolta completamente a mente. Quindi questa è la differenza. Ora io do sempre tutte le possibilità, perché per come la penso io, ognuno deve avere il metodo che più fa per lui, e la frase, la storia che racconto sempre a chi si affida a me è questa: tu vuoi tornare a casa? Ok, hai sicuramente la tua via preferita, ma nel momento in cui quella via è bloccata, hai altri modi per tornare a casa? Quindi questa è la mia filosofia. I metodi bisogna saperli tutti, poi diciamo ognuno sceglie il metodo che più fa per lui. Io avrei fatto questo qua, quello finale, dove si vede ad occhio cosa annulla sopra, cosa annulla sotto, guardo il verso della disuguaglianza e dico ok, devono essere interni ai valori trovati. Fine. Tempo di esecuzione in questo modo 30 secondi. Però questi sono tutti i passaggi possibili per risolvere l'esercizio. Anzi, se poi qualcuno ha altri metodi, insomma, ci tengo a saperlo.